Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. La strana e incredibile storia di Karl Tanzler è divenuta nel tempo una sorta di macabra leggenda urbana, ma è accaduta realmente. È una storia di amore, autoillusione, ossessione maniacale e morte. Karl Tanzler nacque a Dresda nel 1877. Emigrato in Florida nel 1927, divenne radiologo all'ospedale di Key West. Tanzler era stato affidato al reparto tubercolotici, che in quegli anni era davvero un brutto spettacolo. Si dice che egli fosse un uomo tenero di cuore e che soffrisse duramente ogni volta che un paziente moriva. Ma il medico tedesco non era forse molto stabile a livello psicologico. Si fregiava di aver ricevuto fantomatici premi e onorificenze, si inventava terapie molto fantasiose, tutte cose che in seguito avrebbero portato a dubitare che avesse davvero una laurea in medicina. Sosteneva inoltre di essere visitato in sogno da una contessa, sua ava defunta, che immancabilmente gli mostrava una donna esotica e bellissima dai capelli corvini, dicendogli che sarebbe stata il suo grande amore. Quella splendida donna vista in sogno, Karl Tanzler la riconobbe immediatamente, o si convinse di riconoscerla, in una paziente tubercolotica arrivata in reparto nell'aprile del 1930. Si trattava di Elena Milagro de Hoyos, una ragazza cubano-statunitense di 22 anni dalla bellezza incomparabile ma gravemente malata. Tanzler decise che l'avrebbe salvata ad ogni costo. Cominciò ad utilizzare metodi non ortodossi e non testati per curare la sua Elena. Intrugli di erbe e terapia a raggi X. Nel frattempo si era anche dichiarato alla ragazza, manifestandole il suo amore, sommergendola di regali, ma lei non ne voleva sapere. Tanzler in realtà era già sposato e con 2 figlie, ma malgrado tutto sperava che la giovane Elena l'avrebbe amato se lui fosse riuscito a salvarle la vita. Nel 1931, nonostante i suoi sforzi, Elena morì. Karl le costruì, con il consenso della famiglia di lei, che era al corrente della sua infatuazione, un mausoleo sopraelevato, in modo che l'umidità non intaccasse il corpo. Ogni giorno si recava al cimitero per trovarla, e la famiglia di Elena era commossa dall'affetto dimostrato dal dottore per la giovane. Quello che non sapevano è che l'ossessione di Tanzler stava prendendo una brutta piega. Ogni notte Karl si introduceva nel mausoleo e sottoponeva il cadavere della ragazza a ripetuti trattamenti di formaldeide per cercare di mantenere il corpo incorrotto. Si sdraiava di fianco a lei, parlava con lei per ore. Ad un certo punto installò perfino un telefono per poterla chiamare durante il giorno e parlarle. Il fantasma della fanciulla lo visitava ogni notte, chiedendogli di portarla via da quella tomba. E fu proprio questo che fece Karl nel 1933. Trafugò la salma e la portò a casa. Elena era morta da 2 anni a questo punto e Tanzler lottò furiosamente contro il decadimento del suo corpo, usando una marea di preservanti e vuotando l'una dopo l'altra bottiglie di profumo per nascondere l'odore. Nonostante l'inevitabile putrefazione avanzasse veloce, Karl voleva convincersi di vivere un felice rapporto di coppia, rapporto che peraltro pare fosse esclusivamente platonico. Tanzler parlava per ore con Elena, danzava assieme a lei e improvvisava romantiche canzoni d'amore eseguite all'organo. Mano a mano che la decomposizione progrediva, dovette ricorrere a metodi più radicali. Cominciò a utilizzare corde di pianoforte per legare assieme le ossa che si staccavano. Quando gli occhi di Elena si decomposero, li sostituì con occhi di vetro. Quando la sua pelle cadde a pezzi, la rimpiazzò con della seta imbevuta di cera e gesso.
Gli organi interni collassarono e lui riempì le cavità con stracci per mantenerne la forma. I capelli caddero e lui ne fece una parrucca. Ad ogni stadio di decomposizione Carl tentava di bloccare l'immagine di Elena, ma il risultato era che la ragazza stava divenendo sempre più una rozza e grottesca caricatura di ciò che era stata un tempo, una macabra bambola. Infine, nel 1940, 9 anni dopo la morte di Elena, il segreto di Tanzler venne scoperto. La sorella della ragazza, allertata da alcune voci, si recò a casa del medico e trovò quel che rimaneva di Elena, ancora vestita nei suoi abiti. Tanzler fu arrestato, ma i reati commessi erano caduti in prescrizione e non venne mai condannato. Tutti i giornali parlarono di questa storia, ma sorprendentemente l'opinione pubblica si schierò dalla parte di Tanzler. La sua ostinata corsa contro l'inevitabile in qualche modo commosse e toccò il cuore degli americani. Certo, egli era un maniaco ossessivo, illuso di poter preservare un amore che nemmeno era mai esistito. Ma la gente, nonostante gli aspetti macabri e morbosi della notizia, intuì che c'era di più. Sotto la patina sordida, la vicenda di Tanzler era fin troppo umana. Il medico tedesco si era aggrappato con i denti e con le unghie a ciò che amava di più, rifiutando di lasciare che sparisse per sempre nelle nebbie del tempo. Il corpo di Elena venne esaminato da medici e patologi e messo in mostra al pubblico presso l'impresa di pompe funebri Dean Lopez, dove fu visto da ben 6.800 persone. La salma fu infine riportata al cimitero di Key West, dove fu sepolta in una tomba anonima e in un luogo segreto per evitare ulteriori manomissioni. L'ossessione di Tanzler non finì nemmeno quando gli portarono via i suoi affezionati resti. Ormai l'amore che aveva sognato, che aveva tenuto in vita così a lungo, aveva prevalso su ogni realtà. Usò il calco del volto di Elena per costruire una bambola con le sue fattezze. Scrisse un'autobiografia e passò gli ultimi anni a mostrare il bambolotto ai curiosi e a raccontare infinite volte la sua incredibile storia. Con la sensibilità di oggi questa vicenda può sembrare il riflesso di un certo tipo di possessività maschile incapace di accettare un rifiuto, ma all'epoca venne interpretata secondo l'idea gotico-romantica dell'amore disperato, tanto che quando Tanzler morì nel 1952 accasciandosi dietro uno dei suoi organi, la leggenda pretese un altro finale. Secondo alcuni resoconti, il suo corpo fu trovato tra le braccia della bambola che aveva costruito per continuare a vedere il viso della sua amata Elena. Allora Silvia, in un episodio precedente abbiamo già parlato di Lazzaro Spallanzani e questi sono oggetti che ancora una volta vengono dalla sua collezione privata, giusto? Esatto, questi sono parte della vetrina dei coralli, è una vetrina tra le più eleganti della collezione proprio per questa esposizione molto ricercata su fulcri dorati che era tipica del museo settecentesco, dove al rigore metodologico bisognava associare la eleganza dell'esposizione. Spallanzani era tra l'altro molto interessata a questi organismi per la loro ambiguità tra il regno vegetale, per la loro forma, il regno minerale, per la loro consistenza, e il regno animale. E quindi erano chiamati litofiti, zoofiti, piantanimali nel linguaggio dell'epoca. Spallanzani ne indaga la reale natura animale, per quanto dice di un grado di animalità tra i più bassi nel regno vivente. Quindi sarebbero stati un po', una sorta di link, di passaggio tra il regno minerale e quello animale. Esatto, appunto il museo settecentesco voleva ricreare un circolo della natura, l'enciclopedia, questo sapere in circolo tra l'altro, e quindi gli elementi di passaggio tra una classe e l'altra, tra un regno e l'altro erano particolarmente significativi e i coralli segnavano un po' il limite del regno animale verso il regno minerale. E vedo che comunque c'è anche un corallo scolpito, quindi ancora una volta c'è un
un'attenzione estetica che arriva sempre dalle Wunderkammer, insomma. Sì, frugando con l'occhio nelle vetrine di Spallanzani, il pezzo da Wunderkammer, l'oggetto scolpito, l'elemento particolare lo si ritrova con frequenza perché Spallanzani evidentemente amava molto questo tipo di oggetti. È un evento raro ma documentato fin dal 1500. Anche a noi esseri umani possono spuntare le corna. Si tratta di formazioni cheratiniche che assomigliano a un corno ma sono in realtà dei tumori della pelle generalmente benigni. Quasi sempre piccole e asintomatiche, queste lesioni cutanee possono essere rimosse senza grandi problemi. Il motivo per cui si formano non è del tutto chiarito anche a causa dei pochissimi casi rilevati dalla scienza moderna. Spesso nascono da piccole ferite come delle cicatrizzazioni in cui qualcosa va storto. Molti dei casi contemporanei sono stati registrati in Cina, anche perché la preferenza per la medicina tradizionale, a discapito di quella moderna, fa sì che venga rimandata la rimozione chirurgica, che se eseguita precocemente risolverebbe il problema. Nel 2010 divennero virali le fotografie di Zhang Ruifang, un'arzilla vecchietta di 101 anni del villaggio di Linlu, che sfoggiava un bel corno di 6 cm sul lato sinistro della fronte. Diventata una celebrità, i medici si offrirono di rimuoverle il corno a titolo gratuito, ma Zhang rifiutò cortesemente. Ulteriori analisi mostrarono che anche un secondo neo sulla sua fronte si stava evolvendo in un corno. Ma già nel 2006 un uomo di 88 anni proveniente da Zhengzhou e rimasto anonimo si era fatto operare a un piccolo corno sviluppatosi dopo una ferita alla testa. Nel 2007 si venne a conoscenza di un'altra anziana signora di nome Zhao, residente a Zhangjiang, che aveva un corno ricurvo del quale si lamentava soltanto perché le intralciava la visione e per leggere doveva continuamente muovere la testa da un lato all'altro. Per oltre 20 anni Abdul Razzaq, un poliziotto indiano in pensione, ha convissuto con molteplici corni cutanei sulla nuca che gli impedivano di appoggiare la testa e che a un certo punto caddero spontaneamente. Invece il signor Ma Jong-nan, di 93 anni, dopo essersi ferito lievemente mentre si pettinava, sviluppò un corno di 10 cm nel tempo record di 6 mesi. Forse il corno cutaneo più impressionante rimane quello della signora Liang Xiuzhen, che dopo aver spezzato accidentalmente un primo piccolo corno, ha visto crescere al suo posto un'escrescenza ben più grande, che nel 2015 misurava addirittura 12 centimetri. Ma la storia di Talib Saleh è ancora più incredibile. A quanto raccontò l'anziano yemenita, per tutta la vita egli aveva avuto sogni ricorrenti in cui, per volere di Allah, un corno gli cresceva sul capo. Finalmente, all'età di 78 anni, il suo sogno divenne realtà. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata con la persona più strana che conoscete. Così, se arriverà fino a questo punto, si renderà conto di cosa pensate di lei. Alla prossima!